studio italiano alla Dante Alighieri, è una istituzione per imparare italiano qui in Costa Rica, sono di Costa Rica. Okay. Oggi è il mio esame in livello B1. Non è così difficile, credo, credo che non parlo così male anche, ma sì, sì, volevo solo praticare un po' prima dell'esame. Bene, bene. Dimmi un po' di te, Daniel. Cosa fai a Costa Rica? Com'è la vita lì? Vivo qui, ho 27 anni, Giusto? non ho mai uscito dal mio paese. Mh-mh. Ehm, Devo dire che, bueno, mi piacerebbe anche abitare in altro paese, Mh-mh. forse in Europa. Come Okay. ti ho detto, mi piacciono le lingue. Parlo francese, il mio francese è meglio che il mio italiano. Ehm, Parlo inglese, inglese è quasi obbligatorio. Bueno, parlo inglese perché è quasi obbligatorio adesso. Il francese perché mi piace molto la lingua e perché volevo parlarla Ah-ah. eh, da molto tempo. Ah, sto imparando anche l'olandese Okay. Perché olandese? perché mi piace. Giusto? È la stessa ragione per la quale studio tutte le lingue che studio o imparo, eccetera, sì. Mh-mh. Ma Sono sicura che sono tantissime lingue belle, che suonano bene, che ti piacciono. Cosa ti fa scegliere una lingua e non l'altra? sì, buona domanda. Sì, non so, sai, non sono mai tranquillo, sempre voglio imparare un'altra e volevo imparare il tedesco prima, perché il Mh-mh. tedesco è più popolare, più conosciuto, ma l'ho sentito e non mi è piaciuto. Okay, Ehm, okay. allora è per quello che ho scelto l'olandese. Mh-mh, mh-mh. È difficile l'olandese? Sì, è molto difficile. Mh-mh. E come lo studi? Cosa fai? Come ho imparato, l'olandese? Ah-ah. Cosa fai per imparare una lingua in generale, non necessariamente l'olandese, ma l'olandese è più interessante perché non è una lingua molto ricercata, non No. è come per esempio italiano, francese, che trovi tutto in rete così facile. Come fai a Sì, procurarti i sì, 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 materiali? hai ragione. Bueno, prima di tutto con il francese, con l'italiano, quello che ho fatto è cercare di parlare prima di studiare anche, anche Mh-mh. senza sapere niente. E sì, lo faccio così perché credo che è una buona maniera di ascoltare la lingua e vederla prima di iniziare a imparare la grammatica, ad esempio. Mh-mh. E credo che ho avuto successo con questo Okay, e okay. volevo fare lo stesso. Beh, ma dopo si deve studiare la grammatica anche, ovviamente, no? L'ho fatto, ma dopo. Ho imparato primo a parlare un po' prima di studiare e con l'olandese volevo fare lo stesso, ma ho visto che l'olandese è una lingua molto diversa dall'espagnolo, il francese, italiano. Credevo che avevo un cervello, non so, speciale o qualcosa così. Per quello Ah-ah. che sì, sì, ma ho realizzato che per niente e che con l'olandese è stato molto difficile perché è una lingua molto diversa, la grammatica è molto diversa. Sì, ho avuto molti problemi con l'olandese, ma non vado lasciarlo, posso dire. Ah, non voglio lasciarlo o non lo lascerò. Okay, Futuro. non lo lascerò, sì. Per quello che adesso sto studiando con una Giusto? professoressa che è olandesa, ma vive qui in Costa Rica
e anche pratico con altre persone, Mhm. con due donne, e con Italki anche, ho un professore e di Belgio, grazie. Mhm. Sì, adesso mi sento un po' più, non so come dirlo, sono più, credo che adesso posso farlo, come si dice, ottimista, forse. Sono più ottimista, giusto? Sono più ottimista, Ah, ma sì, quello è lo che faccio per studiare l'olandese ah. adesso. Bene, e nella tua vita normale cosa fai? Eccetto le lingue, perché è una passione, diciamo un hobby, Sì, cos'altro fai? faccio molte cose. Mhm. Come per Eh, esempio? e lavoro, dici? Lavoro, cose che ti piace fare, per esempio guardare il calcio, ascoltare musica, non lo so, leggere. Cosa ti piace fare del resto? Sì, ascoltare musica e guardare la TV credo che non si può dire che sono hobby, no? Perché tutte le persone lo facciano. Bueno, no, Lo quasi fanno? lo fanno, grazie. Allora sì, ascolto la musica, mi piace guardare Mhm. videos, Video? Mhm. video in YouTube, Mhm. anche un piccolo canale di YouTube, Sì? che parla o che è sulle lingue, Ah, che perché parla è di quello lingue? che parla di lingue, perché è quello che ho di speciale, no? Ah. Anche gioco A scacchi? a scacchi, Mhm. mi piace molto. Ehm, bueno, sono sposato, Giusto? ho un cane, Ah, l'ho appena visto. sì, sì, con il cane usciamo Mhm. tutti i giorni, per camminare un po', no? Mhm. Anche suono la batteria, mi piace molto la musica, metal in speciale. Ok, giusto? Eh, sì, sì, in generale cerco di leggere, ma non mi piace molto leggere, ma Mhm. cerco di farlo per imparare un po'. Adesso sto leggendo un libro in francese, allora sì, in generale credo ma lavoro come disegnatore. Non sono proprio disegnatore, ma così si chiama il posto, no? Il posto si dice? Ah, il lavoro? Ok, Cosa sì. fai esattamente? Sì, facciamo disegni dentali, Mhm. ehm, con il computer, con l'aiuto del Sì? computer, non lo so. O sul E, computer? sul computer. Ah, ah. Sì, sì, e facciamo i trattamenti i dentisti, si dice? Giusto, giusto, perfetto. Era lì Allora, dove volevamo arrivare? sì, Esattamente, che lavori per dentisti veramente. È un lavoro per i dentisti, quello che fai tu. sì, sì, Bravo, loro sono i nostri, che? clienti. Clienti, sì, esatto, esatto. Mhm. Bene, Tu sei rumana, come si dice? Rumana? rumena. Io sono Rumena. rumena? Sì, sono nata in Romania. Io ho visto questa lingua, Ah, mi sembra molto come l'italiano, è una ma lingua latina? anche un po' come altre lingue che non conosco, forse, non so, russo, qualcosa così. Ero sicura,
ero sicura che avresti detto come il russo, perché tutti confondono la lingua rumena con la lingua russa. È vero, noi abbiamo delle influenze slaviche, certo, Mhm. ma in teoria la lingua rumena è una lingua latina, Sì, sì. e si dice che è la lingua che ha la grammatica il più simile possibile all'antica lingua latina, tanto che noi abbiamo ancora i casi e le declinazioni che nelle altre lingue latine non ci sono più e noi li abbiamo. Questo vuol dire che molte volte noi mettiamo alla fine della parola delle terminazioni o articoli e questi cambiano d'accordo con il caso. Se è in nominativo ha una Ah, terminazione, vedo. se è in genitivo totalmente un'altra. Ok, ok, vedo, E, vedo. e questo la fa difficile, ma difficile, difficile veramente, cioè è un sacco. Non te lo, non lo so, non credo che sarebbe una buona idea cominciare con la lingua rumena, solo se ti interessa e ti piace, è una tua passione, perché Sì, è un ma sì. processo un po' più lungo per impararla. Non funziona, per esempio, a un anno parlo rumeno, probabilmente 2, 3 anni. No, sì. Eh, sì, sì, ma interessante. Anche sto imparando un po' di latino, latino si dice? Latino, giusto? Latino, ma in Duolingo, allora non è veramente imparare, ma sì, ho visto che ovviamente tutte le lingue che parlo vengono di Mhm. latino e questo lo Sì. fa un po' più facile per me, credo. Mhm. Ma non lo so veramente perché quello che c'è in Duolingo forse non è la verità, no? Ma Ah. la verità dico che non è più avanzato, che è molto facile. Mhm. Mi succede spesso di avere studenti che mi dicono: Ah, io parlo l'italiano o io parlo il francese, io parlo, non lo so, il portoghese e voglio imparare il rumeno perché è una lingua latina e per me sarà facile. Ma poi quando arrivano alla grammatica rumena diventa un problema per loro, Sì, immagino. perché il rumeno ha 3 generi e non 2, cioè femminile, maschile e neutro, che non te lo può spiegare nessuno perché non c'è una vera spiegazione, è lì e Mh-mh. basta, lo devi imparare. I verbi al presente non hanno molte regole, non è come in italiano, verbi regolari al presente si coniugano così e tutti fanno uguale. E poi i verbi irregolari. In romeno quasi tutti sono un po' irregolari, cioè praticamente devi imparare verbo per verbo. Non tutto assolutamente, però non c'è questa differenza di regolari e irregolari. Sono alcuni verbi che si comportano come altri verbi e li puoi mettere insieme, ma non puoi fare Mh. una categoria specifica. Poi ci sono i generi, i casi, genitivo, accusativo, dativo, vocativo e nominativo, ne abbiamo 5. È difficile capirli se non hai idea cosa sono i casi in generale. E pronto! Ah, è il femminile che non ha una regola certa come forma il plurale. Questo vuol dire che praticamente tu devi imparare la parola al singolare e la parola al plurale. Non ci sono plurali regolari, tutti fanno così e basta, come italiano per esempio, la grande Mh-mh. maggioranza metti una E finale o una I finale, hai il plurale, in rumeno no. Questo complica Vedo, le vedo. cose. E parli latino? No, non parlo il latino. No, questo sì, Ah, non è normale, eh. cosa? Anche se qualcuno parla il latino, non è veramente latino, perché non si sa Si parla, esattamente. sì, come si parla. Ma seguo un youtuber in YouTube che parla latino e mi sembra molto, molto interessante ascoltarlo. Mhm. E non serve per niente, però. Invece serve sì, forse non serve parlarlo,
sì, parlarlo. Ma per chi ama studiare le lingue e imparare lingue, il latino e il greco, nella mia opinione, forse anche l'arabo un po', però latino e greco sono le lingue più importanti perché tutte le altre si sono sviluppate più o meno da Mhm. questa parte qua. Per esempio, anche in inglese trovi tantissime parole di origine latina. Allora, se tu hai un'idea da dove viene quella parola in latino, ti viene molto più facile ricordarti parole, capire la lingua, perché molte volte hanno una radice comune che viene sia dal latino sia dal greco e questo ti aiuta molto per imparare altre lingue in futuro. È come per esempio l'arabo e tutte le altre lingue come, come si chiama? Oh, la lingua che si parla in Israele. Ebreo? Ebreo, Mhm. giusto? È la stessa cosa. E tutti i dialetti che provengono dall'arabo, Egitto, Algeria e così via, sono tutti dialetti che partono dall'arabo, l'arabo antico, ma partono da lì. Mhm. Allora, è vero, aiuta sapere latino, sapere greco, aiuta molto, ma è difficile di impararlo perché lo devi fare solo scritto. È molto difficile di trovare qualcuno che lo parla. Sì, è Quello difficile. antico, non quello di oggi, perché Sì, il sì, greco di oggi lo trovi, però non è lo stesso che il greco antico, giusto? sì, sì, hai ragione. Ma sì, sì, va bene. Ehm, hai mai provato a vedere la lingua latina? Ehm, oh, seguo questo ragazzo che ti ho detto, Mhm, ehm, e anche si dice, ho preso una lezione di latino mhm, qui in Italki anche. Ehm, questo professore mi ha mandato molti libri, mhm, eh, ma credo che non sono, non so veramente se sono veri libri, eh, mhm. perché, o sea, Perché? sono veri libri, ovviamente, ma dico che quello che si dice lì è un po' ehm, stupido? No, non Mhm, stupido. Come molto, molto principiante. Forse no, forse è perché c'era, no, c'era no. Era la prima lezione. giusto? Sì, no, non so, ma sì, 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 l'ho visto e come si dice, parli spagnolo tu? Sì? Non lo parlo veramente, lo capisco, perché vivere in Brasile Ah, sì, e mescolare portoghese con spagnolo non è una buona idea, che poi non parli più neanche il portoghese e neanche lo spagnolo, farai quello che noi chiamiamo di portugnol, che è una cosa tra le due. sì, sì. Allora mi sono fermata solo a capirlo e basta per me per il momento. Però dimmi cosa volevi dirmi in No, spagnolo. è come chiamare l'attenzione, si dice in español, llamar la atención. Me llama la atención il latino. No, È comune per le persone di Costa Rica ehm, parlare molte lingue straniere o no? no, No. no per niente, solo l'inglese in Ah-ah. generale, anche se non tutte le persone lo parlano, ma è il più seguito, posso dire. Mh-mh. È molto importante anche per lavorare. Se vuoi Okay. avere un lavoro migliore, Ah-ah. devi parlare, e dipende di quello che hai studiato, ma se non hai studiato, ad esempio, all'università, e vuoi un lavoro migliore, devi imparare l'inglese per almeno lavorare in un call center, no? Okay, okay, Perché qui abbiamo abbiamo molta influenza, giusto? credo, degli Stati Uniti
Oh, perché qui molte persone parlano l'inglese e ah, per quello molti call centers degli Stati Uniti vengono qui mhm. e pagano meno Sì. che in Stati Uniti, ovviamente. Allora, sì, abbiamo molte cose degli Stati Uniti, supermercati, Mhm. ehm, ristoranti, Giusto? molte E cose, il sì. turismo? Come va il turismo a Costa Rica? Il Perché mi turismo, immagino che è una zona turistica, ci sì, sì, saranno certo. tantissimi turisti, Sì, è un'altra ci buona sono. possibilità per parlare Esatto, l'inglese. esatto, esatto. Mhm, mhm, E loro vengono principalmente dagli Stati Uniti, sì, mhm. hai ragione. È grande? È grande la Costa Rica? No, 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 è un piccolo paese. Ah, Siamo 5 milioni di persone, ok, ok. allora è molto piccolo. Mhm. Eh, Sì, è molto io, piccolo, eh? sì, io vivo a San Paolo, la città San Paolo, non lo stato, solo la città. E solo dentro della città di San Paolo sono 13 milioni di abitanti. Mhm. È assurdo, è Sì, molto molto grande. Come tutte le città grandi, vuol dire che hai bisogno di tempo per fare le cose, per esempio andare al supermercato almeno 3 ore, andare ah al wow, banco 3 ore. Qualunque cosa che fai si conta in ore. Non esiste quella cosa di, ah, in mezz'ora vado dal dottore o un'ora libera vado da, non lo so, dove vuoi andare a fare le mie compere. Non esiste questo qua. Per qualunque cosa fai, hai bisogno di ore, anche una mezza giornata, dipendendo dal tuo problema.